Ma è davvero così complicato disegnare in prospettiva? Solo se non conosci le regole del gioco. Regole che possono essere apprese con tanti anni di lavoro e studi. Ma se non hai tutto questo tempo e ti vuoi addentrare in questo fantastico mondo della prospettiva, questo video fa al caso tuo. Per costruire una prospettiva hai bisogno di un orizzonte e almeno un punto di fuga. Orizzonte che è fondamentale in una scena perché rappresenta il punto di vista dell'osservatore o della camera che scatta la scena. Significa questo. Ti mostrerò due punti di vista differenti, lo stesso scenario, una semplice casa, una volta osservata dal proprietario, una volta osservata dal proprio cagnolino. Per il proprietario l'orizzonte della scena sarà collocato all'altezza dei suoi occhi, in questa posizione. E per quanto riguarda il cane, l'orizzonte sarà posizionato più o meno qui. Ancora non abbiamo disegnato nulla, ma stiamo già comunicando allo spettatore che guarderà il nostro quadro finito il punto di vista che ci interessa e non è mai scelto a caso. Il proprietario di casa rispetto alla scena è posizionato qui. Questo è il suo punto di vista, dal quale si irradiano tutte le linee di fuga. E rispetto alla stessa scena, il punto di vista del cagnolino è posizionato sull'orizzonte qui. In questo tipo di prospettiva frontale, le facce dell'oggetto che appartengono ad un piano parallelo al quadro prospettico mantengono invariata la loro forma, che in altre parole significa che le linee che formano la facciata della casa rimangono invariate. Le orizzontali e le verticali non sono influenzate da un eventuale secondo o terzo punto di fuga. In questa prospettiva che andremo a disegnare avremo solamente un punto di fuga, o detto anche punto principale, che tradotto in pratica sarà questo. Orizzonte dell'uomo, orizzonte del cane. Passano tutte e due dai rispettivi occhi. E volendo farlo possiamo già portare le linee di fuga al rispettivo punto di fuga, sempre corrispondente allo sguardo dell'osservatore. Per il cane sarà tutto più basso. Ma se volessi trovare la profondità di questa casa, come potrei fare? Ed ecco che qua entrano in gioco le regole prospettiche. Devo disegnare la casa in pianta, ovvero la casa vista dall'alto. Per rendere le cose semplici, ipotizziamo che la base di questa casa sia quadrata. Quindi di fatto devo disegnare un cubo in prospettiva con sopra un tetto. Anche per la casa del cagnolino ho bisogno della pianta e la copio. La pianta mi servirà per definire il punto di vista, il punto di osservazione di questa casa, la distanza rispetto alla casa. E questo lo decidiamo noi. Il padrone lo posizioniamo qui. E nel caso del cane, il suo punto di vista sarà leggermente più a destra rispetto al padrone. E adesso, come dicevo, per trovare la profondità della casa, ci addentriamo un po' nelle regole della prospettiva. Però, prima di farlo, seguimi in questo ragionamento, così sarà più facile. Gli occhi dell'osservatore ci hanno permesso di trovare il punto di fuga sulla linea dell'orizzonte e abbiamo determinato il suo punto di vista, la distanza rispetto alla casa, che è questo qua. Sapendo che nella prospettiva tutte le linee parallele tra loro portano ad un unico punto di fuga, come per esempio questi due lati della casa, ecco che potrei avvalermi di un secondo punto di fuga, scelto da me strategicamente, per trovare la profondità. E cosa c'è di più facile di una diagonale che passa per due angoli? Ecco, con questo stratagemma, se trovo la diagonale in prospettiva, trovo la profondità. E come faccio a trovare sull'orizzonte il punto di fuga di questa diagonale? Il punto di fuga non sarà altro che una parallela di questa diagonale, che parte dal punto di vista dell'osservatore. Riportata poi sull'orizzonte, troverò il suo rispettivo punto di fuga della diagonale verde o di tutte quelle rette parallele a questa diagonale, nel caso mi dovessero servire. Ora non mi resterà che unire l'angolino destro della casa con il punto di fuga e l'intersezione tra la linea rossa e la linea verde mi darà l'angolo in alto a sinistra della casa che è nascosto agli occhi. Abbiamo trovato la base della casa. Rifacciamo questo passaggio, così ci rimane ancora più in mente. Faccio passare una diagonale, trovo la parallela che parte dal punto di vista e tiro su
il punto d'incontro con la linea di terra, si chiama linea di terra quella che vedi in basso, e lo riporto sull'orizzonte. Ecco, quello è il punto di fuga della diagonale e di tutte le sue parallele nel caso mi servissero. Il più è fatto. Per trovare il lato della casa basta tracciare dal punto in basso a sinistra verso il suo punto di fuga ed ecco che l'incrocio con la diagonale mi dà la profondità, com'è poi nella pianta. E per il cagnolino che è più basso, quanto sarà profonda questa casa? Andiamolo a vedere. Diagonale, dal punto di vista, ecco, coincide proprio con la diagonale, ma va bene, non importa. Vuol dire che questo sarà il punto di fuga della diagonale per la visione prospettica della casa del cagnolino. Anche se combacia perfettamente con il lato destro della casa, non è assolutamente un problema. Il punto lo mando al suo punto di fuga e l'incrocio con la sua diagonale, che a questo punto sarà qui, trova l'orizzontale, il retro della casa. Ed ecco fatto, perché abbiamo detto che nella prospettiva frontale le orizzontali rimangono tali, le verticali verticali, quindi basta tirare su i riferimenti e si trova la profondità della casa. Ovviamente sarebbe divertente andare avanti a trovare le profondità della porta, delle varie finestrelle, ma non so se questi video un po' tecnici possono essere di tuo interesse. Per quanto mi riguarda, ho sempre investito molto nello studio della prospettiva, fin da subito, perché ho capito che mi poteva dare le basi per creare degli scenari veramente suggestivi. Se si conoscono le regole della prospettiva, insomma, ci si svincola da ogni tipo di reference e quindi dal tempo perso di cercare la foto perfetta, che non trovo mai. Se questo video ti è piaciuto e ne vuoi altri, fammelo sapere nei commenti. Ci vediamo al prossimo. Ciao!